Buongiorno a tutti quanti. Oggi una bella barbazza. Qua siamo a 3 giorni di barba, quindi vedete come cresce bella, grossa, ispida. Non si può che non affrontarla con un bel R41 armato di Mewster Super Platinum. Oggi facciamo una rasatura tropicale per chiudere l'estate. Eccentrico di TFS, voluta da Civa il Baffo. Vi dico la verità, l'ho visto da qualche parte, però non so chi sia, cosa faccia. Sicuramente ci ha messo la profumazione, magari qualche idea sull'Inci, però leggendo un po' l'Inci mi viene in mente insomma tipo Mastro Michè, quindi una versione di TFS bella ricca di grassi, di oli e di varie cose. A differenza di qualche tempo fa, che io ad esempio avevo provato il 75esimo di TFS, che l'ho trovato pessimo, mi dispiace dirlo, ma non aveva resa, secondo me i buri non c'erano, erano spariti completamente. Invece, quando ho provato Mastro Michele, ho notato veramente una conservazione dei componenti in viso nella resa. Vediamo se anche questo mi tiene queste aspettative. La profumazione è da fuori di testa. Se a uno piacciono i fruttati, però non i fruttati stomachevoli, scontati, un fruttato veramente spettacolare, tropicale, e dopo ci sono delle note dentro che lo rendono magari ambrate, così, che lo rendono maschile, che lo rendono non stucchevole. Ecco, la profumazione mi ha fatto impazzire. Vediamo nella resa, che è la cosa che alla fine per me, tra virgolette, conta di più. Dopo, ok, conta anche la profumazione, conta anche tutto il resto, però quella diciamo che è una cosa che cerco dopo. La cosa che guardo subito è la resa, ecco. Dopo mi cerco anche magari la profumazione, una volta che ho individuato un marchio che lavora bene, eh, dopo mi cerco la profumazione che più mi aggrada. Anche perché così magari a volte se trovo qualcosa di usato anche nel mercatino, così testo il marchio e una volta che capisco che quel marchio lì lavora bene, ok, siccome è molto morbida come pasta di sapone, l'ho messa dentro la ciotola e ci ho messo un po' di acqua che si ammorbidisca, dopo caricherò solo il ciuffo. Senza creare il montaggio in ciotola. Ok, ci mettiamo sempre un po' di noai. Eccolo qua. Adesso lo fanno con la confezione bianca, ma è uguale, è sempre stesso prodotto. Ecco. Il set arriva da Viano, coltelleria Profumi, dopo vi metterò sotto anche il link se vi interessa provarlo. Intanto vediamo com'è. Intanto vediamo com'è. E dopo valutiamo il resto. Come pennello, oggi proviamo, che ero veramente incuriosito, bellissimo anche il manico, veramente ben fatto. Questo l'ho acquistato su Vanity Stock, è stato fatto proprio da Michele Lapi, da Zenith. Questo è un mistura, ce ne sono vari, c'è il Manchurian, c'è il misto Manchurian Silvertip, c'è mi sembra che solo il Silvertip. Questo è Tasso Cavallo ed era una mistura che ancora provavo e quindi è arrivato il momento di ecco, vi avviso, all'inizio va fatto da rodaggio, anche perché tende un po' a puzzare.
però è una cosa che dopo va via, non è che vi resta la puzza. Io l'ho già provato una volta e vi dico che mi sta piacendo molto. Consiglio comunque, almeno finché non si è rodato bene, di usarlo con una barba di almeno 2 giorni, perché altrimenti tende a essere un po' ispido. Però non punge, cioè non è che sia uno di quei pennelli che sembra che ti stai passando un porco spino in faccia. È ispido, ma non punge, quindi sicuramente migliorerà sempre di più col tempo e ti dico la verità, lavora veramente bene, non mangia troppo sapone, è veramente un gran pennello. Ok, per me per la prima passata è sufficiente. Ecco, a breve uscirà anche un video, non so se prima o dopo di questo, che faccio io la barba a un amico. Ogni tanto viene fuori la discussione nei gruppi se è meglio, ad esempio su R41 nella meta dolce, efficace, che taglia tanto poco. Io sono dell'idea che nella meta deve sempre tagliare bene. Dopo, logico che su rasoi tanto mild, tanto dolci, nella meta che taglia di più ti permette di fare magari meno passate, però se nella meta funziona bene, taglia bene, non è aggressiva, va bene anche su R41, cioè qualsiasi rasoio meno passate fai, più la meta funziona meglio è. Basta non confondere l'efficacia con l'aggressività. Sono due cose diverse. Comunque è una cosa che mi fa ridere e ve la racconto perché tanto ho fatto il video con un amico del gruppo e dopo che ho fatto uscire il video è stato espulso da 3-4 gruppi su Facebook solo perché è il mio amico. Cioè, vi rendete conto? Ma poi alla fine sono tutti gruppi che sono galoppini di produttori e quindi cosa che succede? Che se magari io in un video ho detto che un prodotto non mi piace e magari su quei gruppi hanno il produttore che li tiene al guinzaglio e allora là tutti quelli che sono amici miei o che sono nel gruppo vengono espulsi da quel gruppo là, ma cioè, vi rendete conto che malattie mentali che c'ha certa gente? Ma va bene così.
alla fine anche la gente così si rende conto che più che produttori e più che appassionati in quei gruppi, alla fine si tratta solo di opportunisti e, e di gente che guarda il portafoglio e non la passione. Mi sa che ti hanno anche la barba o si radono ancora col multilama a sto punto. Guardano solo che a fine mese arrivi a pagnotta. Ma io me ne frego altamente. Anzi, l'ho detto anche proprio nel gruppo, ho detto guardate che se siete amici miei, purtroppo, automaticamente siete nemici di altri, quindi decidete voi cosa fare, se volete stare nel mio gruppo state, altrimenti libertà assoluta, io non ho bisogno di rendere conto a nessuno, dico la mia come ognuno può dire la sua, perché alla fine il bello è che certa gente che è stata eliminata da quei gruppi lì, è gente che usa quei prodotti lì e gli piace, nel mio gruppo ne parla anche. Cioè, questa è una cosa assurda, non è che perché un amico mio allora non usa ad esempio un prodotto o un altro, magari li usa, a me non piacciono, a lui sì, e dov'è il problema? E non hai capito che perché un amico mio allora ha le mie stesse idee, magari siamo amici e abbiamo idee completamente diverse, ma purtroppo in giro la gente non ci arriva mica. Loro sono abituati nei loro gruppi che devi essere per forza costretto a usare certe cose, a parlare bene di certi prodotti, non puoi parlare male di altri e via così. E quindi sono convinti che anche nel mio gruppo sia la stessa cosa, ma non è così. Io non ho bisogno di convincere nessuno. Io guardo per me stesso quello che piace a me. Quando parlo nei video, parlo di quello che piace a me. Basta, finito. O logico, se uno discute, posso dire la mia, ma come loro possono dire la loro sul mio video, se fatto con rispetto. E se uno viene sotto il mio video dove io dico, non so, ad esempio che Ariana e Emma Skyzen 2 per me fa pietà e uno solo vestito a me piace da morire, il miglior sapone del mondo, e ne prendo atto, bene, fa piacere per te. E non è che ti dico no, no, ti caccio perché fa schifo. Non piace a me. E il fatto che non piace a me o che io non lo trovo degno del prezzo, questo non significa che il sapone non valga quel prezzo, non lo vale per me. Soprattutto in quel caso sapendo com'era prima. Però hanno voluto entrare nel mercato europeo, mantenere i prezzi e per guadagnarci da qualche parte devi togliere. Ragazzi, sto pennellino mi piace da morire. Mi piace da morire. Carichiamo un altro filo di sapone. Comunque, pensare fino a qualche anno fa di tirar fuori da TFS un prodotto così, cioè, secondo me era un'utopia. Adesso è logico, bisogna anche saper distinguere perché ci sono varie basi di TFS, vari
varie produzioni, quindi se voi magari prendete qualche produzione vecchia e avete ancora la stessa qualità di una volta, ma e neanche tutte quelle nuove sono dello stesso livello. Però questo tipo Mastro Michè, e adesso sto vedendo anche questo qua di eccentrico, ragazzi, non gli si può dire niente. Guardate che montaggio, è un montaggio bello corposo, va giù in profondità, è emoliente, ha una buona scorrevolezza, non costa 50 € un set. Insomma, non è male ragazzi, non è male. Adesso posso dire che sì, paghi qualcosa, 15 € così, e per me li vale, insomma, ecco, poi alla fine con, ho detto, guarda, qualche sconto, ma comunque sui 35 € avete un set che secondo me, per me li vale, insomma, ecco. Profumazione veramente tanta roba, molto meglio a mio naso di Picaboo, che la sentivo molto leggera. E invece qui viene fuori bene durante la rasatura. Si sente proprio. Devo avere una lametta un po' strana, perché la sento leggermente diversa dalle altre volte. Ogni tanto capita qualche lametta che non è perfetta. Non è il sapone perché sento proprio un taglio un po' diverso, meno preciso. E non può capitare, sono qualche lametta che non è, mai non è stata affilata bene o non è perfetta. Però niente di grave. Andiamo a fare qualche ritocchino. Ho sentito da subito. Una volta mi è capitata una lametta che sembrava un altro tipo perfino proprio. E ciò dopo tutto sono produzioni grandi e basta qualche piccola imprecisione durante la lavorazione e la senti dopo. Però finiamo la rasatura, niente di grave. Vedete? Adesso non vi dico che è come un tale ovato che... o come un abate, però per il prezzo che ha, per me li vale tutti, ecco. Però sono andato giù in fondo perché non ho più niente. Basta.
Basta, mi fermo. Un buon post rasatura, sentite la pelle morbida e non secca o tirata. Ok, oh, che dire ragazzi, funziona? Per tanti anni non ne ho parlato bene di TFS, perché secondo me non erano saponi che più di 5 euro non avrei mai pagato, e invece adesso posso dire che questi qua da 15 li valgono tutti. Mettiamo un po' di witch hazel, eccolo qua, un po' di astringente. Ok. Guardate che BBS ragazzi. Tanta roba. Olla. Visto che oggi vogliamo trattarci bene fino in fondo, ci mettiamo un po' di crema della Crabtree Evelyn al lime, che ci sta bene anche quella profumazione fruttata. E dopo andiamo di splash alcolico. Come mai metto prima il balsamo e dopo l'after? Perché non mi piace sentire, vabbè che se la crema è buona come questa, dopo qualche minuto, 5-10 minuti si assorbe, però magari qualche residuo di crema resta. Se invece voi mettete prima il balsamo, si assorbe quello che si deve assorbire, vi idrata la pelle, in più aiuta comunque a chiudere anche un po' i pori, a rilassare la pelle e tutto. Quando metterete l'after, intanto sciogliete tutti i residui di sapone, di crema rimasti, li sciogliete, quindi va in profondità anche quello che rimane. Sentite meno l'alcol, se magari avete qualche irritazione o qualcosa, sentite meno l'alcol, in più la profumazione non va a essere coperta dalla crema, quindi dura di più. Insomma, io ci vedo solo lati positivi. Bene, spettacolo. No, guarda, sono contento, complimenti a TFS che sta facendo buoni prodotti adesso, veramente buoni prodotti. E anche a questo Civa il baffo che comunque ha beccato una buona profumazione che mai. Mamma mia, la profumazione è qualcosa di travolgente. Un fruttato proprio tropicale, spettacolare. Anche con queste note alla fine comunque non so se sono erbacee, cioè legnose o ambrate o quello che è, che comunque rendono sta profumazione veramente buona, fruttata, maschile, anche un po' dolce ma non stomachevole. Ecco, questa cosa qua la apprezzo molto perché altrimenti a me dà fastidio. Bene, ragazzi, vi saluto, una rasatura qui super fiocchi e ci vediamo alla prossima. Grande Italia che sta sfornando tra Abate, tra adesso TFS e via dicendo, si sta sfornando di prodotti di vera eccellenza e questa è una bella cosa, così non guardiamo mica con troppa invidia l'oltreoceano. E invece chi ancora non ci è arrivato si sforzi a fare prodotti migliori, che così diventeremo i top player. Se invece ci adagiamo negli allori e facciamo solo profumazioni, sarebbe un peccato. Ragazzi, ci vediamo alla prossima, al prossimo video. Bye bye!